Ciao a tutti! Sul mondo della coscienza di sé e dell'autoconsapevolezza dei cani abbiamo dedicato diversi articoli e diversi video. Oggi abbiamo ospite con noi uno dei massimi esperti internazionali della materia, il professor Roberto Cazzolla Gatti, biologo ambientale ed evoluzionista, esperto in biodiversità, comportamento ed ecologia di tutte le specie animali. Ciao Roberto! Tu studi, vivi e operi, lavori all'estero. Questo per una tua scelta o fai parte della cosiddetta categoria della fuga dei cervelli? Ci parli un po' di te, dei tuoi studi e dei tuoi progetti. Sì, ciao Vincenzo, vi ringrazio per questo invito, è un piacere essere con voi qui a parlare un po', chiacchierare un po', no? Diciamo, su questi argomenti che sono sempre molto interessanti. Io sono all'estero ormai da qualche anno, un po' in giro per vari continenti, tra l'altro, perché mi sono spostato dall'Italia dopo il dottorato, poi ho fatto un dottorato e postdottorato in Africa. Poi sono finito in Russia per 4 anni, dalla Russia sono stato negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti adesso mi trovo in Austria, qui al Conrad Lorenz Institute. Diciamo, ho fatto un giro piuttosto intercontinentale per scelta, devo dire, per scelta necessaria, chiamiamola così, nel senso che ho sempre pensato che piuttosto che attendere qualcosa che cade dall'alto molto spesso nelle università italiane, qualche occasione che magari ha necessità poi di anni di attesa, sarebbe stato meglio fare esperienza fuori, conoscere. Quindi dopo l'esperienza nei paesi tropicali mi è sembrato interessante poter conoscere un po' le realtà diverse, ambienti diversi. Poi io, diciamo, il mio lavoro è a cavallo tra l'ecologia, la zoologia e la botanica, no? Io ho questo approccio piuttosto interdisciplinare che all'estero è molto apprezzato, in Italia un po' meno, nel senso che si è più settoriali, quindi per questo ho scelto di girare un po' e di vedere cosa c'è fuori. Perfetto. Allora, ti abbiamo chiamato per appunto fare questa chiacchierata e per approfondire il concetto di coscienza di sé, della propria percezione che possono avere gli animali di sé e del mondo, e in particolar modo ci soffermiamo e ci focalizziamo sui cani. Di questo argomento ne abbiamo già parlato con il test dello specchio di Gordon Gallup. Ne abbiamo parlato in un video, in un articolo, e ora arriviamo al tuo specchio, però al tuo specchio olfattivo. Se hai piacere, io vorrei avere un tuo parere sul test dello specchio, e poi ci spieghi un po' il tuo esperimento, perché in realtà quello di Gallup è una pietra miliare nell'etologia, è molto famoso, diciamo, il suo utilizzo per testare la coscienza animale, però ha con sé un limite intrinseco anche piuttosto grosso, cioè non può essere utilizzato come criterio universale su ogni specie animale. Quindi se vuoi partiamo da questo e poi arriviamo al tuo studio. Sì, il test dello specchio è stato qualcosa di interessantissimo, innovativo, all'epoca straordinario, perché comunque ha aperto sulla tradizione di Lorenz, nel cui istituto mi trovo in questo momento, ha aperto una prospettiva al di là dello specchio, no? Oltre quello specchio, dall'altra faccia dello specchio, no? Come la definiva Lorenz, andare un po' oltre quello che è la nostra idea. Il problema del test dello specchio è che, come giustamente dicevi, è un po' limitato, nel senso che si applica ad una concezione piuttosto antropomorfica. Noi siamo specie che utilizzano prevalentemente la vista come senso principale, quindi grazie alla vista ci facciamo un'idea del mondo intorno a noi. È facile capire questo perché basta immaginare di chiudere gli occhi, sappiamo esattamente dove siamo, dove ci troviamo, in quale posizione ci troviamo. Questo non è lo stesso per tutte le specie, questo non è lo stesso per tutti gli animali. Non potremmo mai immaginare una talpa o un pipistrello avere un'idea del mondo basata su ciò che vedono, perché in realtà non vedono quasi nulla.
Quindi c'era bisogno, e da questo è nato il mio interesse, diciamo, giovanile all'epoca, quando ho iniziato i primi test sui cani, ma diciamo da questa idea dell'inapplicabilità di un test pensato prevalentemente per una specie o per delle specie che hanno la vista come senso principale, e soprattutto che possono in qualche modo interagire col proprio corpo attraverso degli arti, perché la seconda limitazione grande è proprio questa: non tutte le specie sono in grado di toccare se stesse con i propri arti. Quindi questo test dello specchio, che diciamo brevemente prevede semplicemente che un animale o un bambino venga esposto, è nato con i bambini, inizialmente sì, era un test per i bambini, il bambino veniva esposto allo specchio, poi quindi si interagiva con lo specchio per un po', poi quando era distratto gli veniva apposto un segno sulla fronte, ad esempio un puntino rosso, e veniva ripresentato allo specchio. Se il bambino era in grado di toccare il segno su se stesso, riflettendolo sull'immagine dello specchio, era una prova chiara della capacità di riconoscere se stessi, la consapevolezza di se stessi. Questo si può applicare a uno scimpanzé, si può applicare a un gorilla, si può applicare a un elefante che ha la proboscide. Se lo applico già a una mucca diventa impossibile, perché la mucca non avrà nessuna possibilità di toccare il puntino che ha sulla sua fronte o su qualunque altra parte del corpo. Stessa cosa appunto per i cani, e da questo è nato tutto quanto. Ok, quindi diciamo hai preso lo spunto per poi evolvere questo studio, questo esperimento. Ci vuoi parlare nel dettaglio del tuo specchio olfattivo, del tuo studio? Sì, lo specchio olfattivo altro non è che un modo differente, perché la ragione da cui nasce questa idea è proprio quella di pensare con altre menti, perché se continuiamo a pensare con la nostra mente di uomo e ad applicare quello che noi sappiamo agli altri animali con la nostra mente di uomo, andremo poco lontano. Arriveremo appunto al livello massimo dei primati, che infatti sono gli unici che danno chiari segnali, non tutti tra l'altro, esatto, ma che comunque danno chiari segnali di riconoscimento al test dello specchio. Quindi l'idea è stata quella di ragionare con un'altra mente, provare a diventare per un po' cane, senza presunzione ovviamente, e cercando di diventare cani, allora inizi a pensare che probabilmente non è la vista ciò che mi interessa molto di più quello che sono gli odori del mondo, in qualche modo anche quelli che sono i suoni, però sappiamo benissimo quanto i cani utilizzino l'olfatto come primo mezzo di conoscenza del mondo. E quindi quello che ho pensato è stato: ok, allora proviamo a immaginare uno omologo, una versione simile, no? A quella che può essere quella del test dello specchio, e come si può riflettere qualcosa che sia un segnale chimico come quello olfattivo. L'idea è stata appunto quella di raccogliere dei campioni di urina a un gruppo di cani che erano tra l'altro miei cani. Ho avuto momenti della mia vita in cui avevo raccolto, diciamo così, per varie ragioni, una serie di cuccioli di cani per strada, randagi, che erano diventati fine parte del mio piccolo branco, e grazie a loro è nata l'idea appunto di sottoporli a questo semplice test che prevedeva di raccogliere l'urina di alcuni di loro, mischiarla, inserirla nei campioni, rendendoli diciamo casuali nella presentazione, e registrare il tempo di interazione con questi campioni di urina e il comportamento che poi loro avevano dopo aver annusato questi campioni. Quello che è venuto fuori in breve è stato che i cani almeno quelli testati, poi questo studio è stato replicato con un campione più grosso negli Stati Uniti, ma già dall'inizio i cani mostravano molto interesse nell'annusare i campioni di urina degli altri cani e pochissimo interesse nell'annusare il proprio. Ancor più, una volta annusato il proprio odore, i cani avevano la tendenza ad annusare se stessi, proprio il proprio corpo e il corpo degli altri, in relazione all'odore che avevano annusato. Questo ha fornito qualche indicazione molto interessante su come i cani riescono davvero a sapere chi sono, proprio perché sembra che non prestino attenzione al proprio odore e prestano molto più attenzione all'odore degli altri. Quindi questo dimostrerebbe che il cane riconosce se stesso in quell'odore e quindi va a indagare l'odore estraneo.
Tra l'altro questo studio ha avuto un effetto dirompente perché c'era un po' una calma piatta da questo punto di vista, nel senso che il test di Gallup secondo me non è stato approfondito ulteriormente, nel senso che abbiamo avuto la risposta da parte dei cani che hanno fallito il test. Pertanto i cani non hanno una coscienza di sé, non hanno una propria consapevolezza. Insomma, è stato fatto un po' frettolosamente, si è arrivato a questo verdetto. In realtà, poi tu hai fatto questo studio, vero, prima di te nel 2001 Bekoff aveva fatto una sorta di esperimento empirico col proprio cane, raccogliendo della pipì, della neve gialla, che era appunto intrisa di pipì, e aveva fatto un po' quello che hai fatto tu, però in versione un po' più personale e limitata. E ha avuto un effetto dirompente per gli esiti e anche perché il tuo studio è stato anche preso un po' preso da altri esperti, insomma, è stato molto apprezzato, mettiamola così, insomma. Sì, diciamo che è stato apprezzato, in realtà la scienza va avanti sempre, Sì. migliorando se stessa. Purtroppo un altro gruppo ha fatto proprio lo studio in maniera un po' poco scientifica, diciamo così, nel senso che non ha menzionato l'originalità e l'origine del test olfattivo, lo ha ripresentato come se fosse un test innovativo. L'aspetto rilevante è che comunque questo ci ha dato occasione, mi ha dato personalmente occasione poi di interagire proprio con Mark Bekoff, con Gordon Gallup, con i quali ci siamo scritti spesso, perché proprio loro evidenziavano una serie di carenze presenti nello studio, diciamo così, replicato senza citarne la fonte. In realtà questi aspetti di controllo o di maggior controllo erano presenti nello studio originale, però questo ci ha fornito anche l'occasione di ripresentare questo tipo di test olfattivo di autoriconoscimento a un altro gruppo di canidi, in questo caso a dei lupi, e quindi diciamo a una specie molto vicina a quella, una loro variante selvatica, e poter replicare lo studio iniziale, quello fatto sui cani, anche su di loro, con ulteriori fattori di controllo, con ulteriori elementi che potessero permettere di avere maggiori certezze su quello che era la loro capacità di riconoscersi e quindi di consapevolezza di sé. Sì, ho letto nel tuo articolo che parla di questo esperimento che tu differenzi la consapevolezza del proprio corpo dalla coscienza del proprio io e affermi che nel tuo esperimento appunto si vede questa differenza e arrivi alla conclusione che i cani hanno una coscienza di sé. Sì, ci sono stati molti esperimenti interessanti, ad esempio ce n'è stato uno che ha provato a verificare la consapevolezza di sé di cani dalla capacità di riconoscere lo spazio all'interno del quale potevano in qualche modo inserirsi, no? Quindi riducendo sempre più questo spazio si cercava di capire fino a che livello il cane cercava di entrare o comprendeva a priori di non essere della taglia giusta, e quindi ovviamente se tu sai che non sei della taglia giusta per entrare in uno spazio, hai consapevolezza del tuo corpo. Questa certamente è una consapevolezza importante. Ecco, difficile differenziare corpo e mente, e questo è un dibattito filosofico che andrebbe al di là delle nostre capacità e del nostro esperimento. Quello che però possiamo dire è che nel momento in cui si ha un chiaro segnale di consapevolezza di se stessi, che è collegato a io conosco me stesso non solo perché ho un'idea familiare di un oggetto che mi è familiare, come può essere ad esempio nel caso di un cane la propria cuccia o il proprio osso, so che quello è mio perché l'ho usato molte volte, perché l'ho guardato molte volte o perché ci ho giocato molte volte. No, so che questo odore è mio perché mi disinteresso completamente a qualunque aspetto che lo riguardi. Infatti, che cosa succede nel caso dei lupi? Modificando lievemente con un marcatore odorifero l'odore di se stessi, l'interesse poi del lupo proprietario dell'odore ritorna, e quindi non è l'interesse nell'oggetto stesso, perché il marcatore di per sé non è interessante, i lupi non lo annusano per un tempo maggiore, mentre il proprio odore marcato diventa qualcos'altro e quindi a quel punto diventa di interesse nuovo. E questo è stato, diciamo, un fattore molto importante nel cercare di distinguere
la vera e propria consapevolezza di se stessi dalla familiarità con quello che può essere il proprio corpo come se fosse un oggetto di appartenenza simile a tanti altri. Certo, un altro aspetto interessante che è comune alla nostra specie è che tu parli di maggiore consapevolezza in correlazione all'età del cane. Più il cane cresce e diventa adulto, più acquisisce consapevolezza. E anche questo per me è un fattore comune con la nostra specie. Sì, in realtà questo è stato un parallelo molto interessante da cui diciamo, abbiamo tratto un po' di forza anche nel parallelo tra il test olfattivo e il test dello specchio, perché nel test dello specchio si sa che i bambini fino a 1 anno e mezzo di età, circa 2 anni massimo, non si riconoscono. Questo dopo aver diciamo, sperimentato qualunque genitore, avendo messo il proprio figlio davanti allo specchio, quando sono molto piccoli non hanno nessuna interazione, ne rilevano proprio un'altra immagine, non sono proprio interessati. Superata la soglia dei 2 anni, inizia a aumentare la percezione, la consapevolezza, si nota che i bambini si guardano, si specchiano, si toccano. Questo è molto interessante, fa comprendere che c'è un cambiamento appunto di consapevolezza, che magari è già innata, anche nel caso dei bambini c'è, ma non si manifesta. Così come nei cani, l'esperimento preliminare, diciamo il primo che ha dato avvio a tutto quanto, avevamo già notato che avendo sottoposto a questo esperimento cani di varie età, i più giovani, i più piccoli, erano molto meno interessati a questa differenziazione, non che non erano interessati agli odori di per sé, ma non gli sembrava evidentemente di grande divertimento doversi sottoporre a questo tipo di esperimento, mentre gli adulti avevano molto più interesse ad usare i vari campioni e poi ovviamente mostravano, avevano un tempo di ispezione del campione molto superiore rispetto a quello che era del proprio campione, quindi questo è stato un elemento molto importante anche nel capire come evolve nel tempo la consapevolezza di sé, persino in altri mammiferi in questo caso. Certo. Poi l'origine evolutiva comune qualcosa ci dovrà dire, ovviamente, non perché noi siamo primati dobbiamo avere delle capacità che sono molto importanti, come quella appunto di conoscere se stessi, da cui dipendono tantissime cose, no? L'empatia, la relazione nei gruppi sociali, il gregarismo, ovviamente l'origine è molto probabile che sia comune di questo comportamento. È una sorta di continuum, no? Tra le varie specie. Infatti questo della consapevolezza, la coscienza percettiva, coscienza di sé, sono argomenti veramente profondi e ardui, difficili da spiegare. Secondo l'etologo americano Donald Griffin, la coscienza di sé ha una funzione adattativa, no? Dal punto di vista del comportamento, serve per avere una maggiore plasticità del comportamento in base all'ambiente. Dal tuo punto di vista, la vedi questa differenza netta tra consapevolezza, coscienza di sé, anche dai tuoi studi, dai tuoi lavori? Se hai qualche aneddoto anche da dirci, insomma, su questi aspetti. Sì, diciamo l'argomento è un argomento davvero profondo, sia nell'immaginarlo, ma anche dal punto di vista proprio temporale, perché i filosofi da tempo si interrogano su no cogito ergo sum. Ecco, allora un animale non umano, definiamolo così, è in grado di fare questo ragionamento su se stesso, cioè ragiona su se stesso al punto da dire io sono. Questo è un aspetto interessante che sicuramente ha una funzione all'interno dell'ambiente in cui l'animale vive. Si dice spesso, no? L'ecologia o la scienza in generale senza l'evoluzione ha poco senso, ma anche viceversa, anche l'evoluzione di un comportamento senza l'ecologia ha poco senso, quindi dobbiamo sempre cercare di capire qual è la funzione per cui un certo comportamento poi ha raggiunto quel livello evolutivo, e la consapevolezza di sé sicuramente permette una funzionalità davvero ampia, no? alla specie che la possiede. Ora, se qualcuno così a bruciapelo mi chiedesse ma ritieni che tutti gli animali hanno una consapevolezza di sé? Beh, in qualche modo sì, nel senso che credo che in maniera
differenziata ovviamente, non per forza quello che noi crediamo sia la coscienza di sé, Esatto. ma è molto probabile che ogni essere vivente in qualche modo ce l'abbia. Adesso non mi spingo al settore vegetale, altrimenti qua mi metterebbero alla berlina, ma non siamo lontani. Ci sono studi molto interessanti invece. Appunto. E tra l'altro c'è un intero dipartimento dell'Università di Firenze con il professor Mancuso che si occupa proprio di questo ed è pioniere in questo, però diciamo senza adesso toccare l'aspetto vegetale, altrimenti entriamo proprio in un altro settore. Sicuramente una forma di consapevolezza è necessaria per esistere, questo va chiarito, perché per esistere nel proprio ambiente anche il paramecium deve sapere dov'è. Questo ovviamente poi collegato a un sistema nervoso centralizzato, collegato a una mente più complessa, crea tutta un'altra serie di strumenti utili a poter interagire col proprio ambiente. Quindi se io so di essere, so anche che sono in grado di fare determinate cose. Questo è molto importante. Tra l'altro, proprio per allargare ulteriormente il campo, personalmente sono appassionato anche di fisica quantistica, no? E quindi anche questi studi dicono che laddove c'è vita c'è per forza una coscienza, perché alla fine siamo comunque una sorta di forma di energia, quindi sono d'accordissimo con te. Ogni animale, ogni essere vivente ha una propria coscienza. Il problema poi è come verificare che ci sia, insomma. Però... Sì, e capire anche di che grado è. Esatto. È molto difficile per noi. Noi abbiamo una conoscenza che di solito si basa sulla nostra propria percezione umana. Esatto. Quindi ragionare come un polpo ci risulta piuttosto difficile, considerato che già di per sé, almeno anatomicamente, siamo così diversi. Certo. E quindi è tutto molto più complesso. Ma questa è proprio la sfida, no? Questo è proprio l'aspetto più interessante di questa esplorazione, chiamiamola così. E secondo te siamo pronti ad accettare anche un verdetto positivo in questo senso? Nell'altro video dedicato alla piramide di Maslow io ho detto che c'è una sorta di resistenza da parte del mondo accademico, questo lo diceva anche Bekoff, no? Perché se tu vai a riconoscere una coscienza agli animali cambia tutto, da un punto di vista di allevamenti, di giuridico, cambia veramente tutto. Quindi c'è anche un po' di resistenza da questo punto di vista, secondo te, o mani libere, insomma? No, c'è molta resistenza purtroppo e potrei raccontare aneddoti su aneddoti di quante difficoltà abbiamo avuto a pubblicare i risultati degli studi effettuati sui cani, sui lupi, con questo testo fattivo. Se ti fa piacere, raccontacene qualcuno. Sì, vi racconto giusto un piccolo aneddoto, nel senso che soprattutto il secondo studio, quello sui lupi, che è stato uno studio completo che ha inserito e incluso tutta una serie di elementi di controllo. Io ho avuto un lungo scambio anche con proprio Gordon Gallup, l'inventore del test dello specchio, con Mark Bekoff, noi siamo in contatto, insomma ci scambiamo. Mark poi ha citato il mio studio nel suo libro più recente, quindi diciamo c'è questa interazione e ci siamo scambiati molte idee. Ma nonostante questo, nonostante ci fosse appunto una sorta di confronto anche con alcuni tra i più importanti e più eminenti etologi e psicologi in questo campo, la pubblicazione di questo lavoro ha avuto molta resistenza. Abbiamo ricevuto il commento principale era che questo test di riconoscimento di se stessi, non utilizzando un metodo canonico, appunto quello dello specchio, non poteva provare al 100% la coscienza di sé. Il problema è proprio questo: se io voglio trovare un metodo alternativo a uno che non permette di dimostrare qualcosa che magari potrebbe anche esserci, ma la comunità scientifica impedisce di andare fuori dall'ortodossia, perché il problema è proprio questo: non si utilizza un metodo ortodosso, si va a esplorare. Ma se parliamo di ricerca significa andare a trovare qualcosa che in realtà non sai a priori, perché se sapessimo, no, la famosa frase di Einstein, se sapessimo a priori cosa stiamo facendo, noi la chiameremmo ricerca. Certo. E quindi quello che noi andiamo a ricercare, però purtroppo abbiamo avuto difficoltà, abbiamo dovuto revisionare moltissime volte il manoscritto per riportare i risultati di questo studio, proprio perché una serie di commenti dei revisori
molto spesso classici etologi, no? Canonici etologi, non accettava un cambiamento così radicale di paradigma, di struttura, ma è proprio questo invece a cui dobbiamo mirare, dobbiamo cambiare i metodi, perché se non cambiamo i metodi e ci teniamo sempre ai metodi classici, continuiamo a scoprire quello che sappiamo, no? Certo. E quindi è proprio lì che sta il dilemma. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, la scienza si fonda non su certezze, ma su dubbi, nel senso bisogna sempre tentare di confutare, di conoscere qualcosa di nuovo, e onestamente quello che dicevi tu io lo vedo in generale, nel senso il guinzaglio dell'ortodossia è molto, molto corto e molto stretto, ma per quanto riguarda l'etologia, ma anche la medicina, insomma anche in altri aspetti, in altri ambiti, quando ti allontani da determinate ideologie, da determinate ricerche e quant'altro, da determinati ambienti, diventa molto 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 difficile. Sì, sì, è un po' così in molti campi, in generale la scienza che Sì, ovviamente, no, le rivoluzioni scientifiche proposte da Thomas Kuhn, ovviamente c'è bisogno di un grande salto. Questo salto è un salto nel vuoto per molti, certo. e molti non accettano nemmeno di farlo, perché significa anche andare a porsi in contrasto con Sì, il passato, e porsi in contrasto con il passato significa avere difficoltà nel presente, quindi molto spesso proporre idee nuove viene un po' messo da parte, del motivo per cui si fanno meno scoperte rispetto, noi pensiamo esatto. di essere in un'epoca in cui si facciano tante scoperte innovative, in realtà noi facciamo dei progressi tecnologici in quest'epoca, ma le rivoluzioni scientifiche sono pochissime, proprio perché abbiamo iniziato ad assumere questa prospettiva che l'ortodosso, il canonico, è più sicuro, è più stabile, ci permette di far carriera, ci permette di pubblicare più velocemente, ci permette di avere i numeri giusti. Tante volte la velocità e i numeri non sono l'aspetto più rilevante quanto la forza di un'idea e la capacità di rivoluzionare un settore, un campo. Guarda, mi fa piacere ascoltare questo da te e da quello che rappresenti, insomma, anche perché questo modo di fare poi addomestica le menti e le coscienze. Non vi preoccupate, non vi fate domande, quello che vi diciamo noi è tutto giusto e basta quello. Quindi è anche pericoloso. Secondo te ci può essere un'evoluzione del tuo specchio olfattivo, del tuo studio? Stai lavorando a qualcosa in merito? Sì, in realtà ci stiamo già pensando, stiamo innanzitutto pensando di applicare ad altre specie il test olfattivo, ad altre specie che hanno ovviamente l'olfatto come senso predominante o comunque come uno dei sensi predominanti, e poi abbiamo già iniziato a pensare a modificare lievemente il test olfattivo, perché i sensi sono 5 o forse più, e quindi ce ne sono almeno altri 3 da esplorare in questo senso, e sicuramente la percezione uditiva è un altro ambito di ricerca molto interessante. Immaginiamo ad esempio la capacità degli anfibi di riconoscersi attraverso i suoni. Sarebbe molto interessante adesso applicare un test uditivo di riconoscimento di se stessi tramite appunto la propagazione di suoni propri o di altri individui a specie che hanno invece questo tipo di modalità sensoriale. Molto interessante sarebbe ad esempio l'applicazione di un test del genere, ci stiamo pensando, stiamo lavorando con alcuni ricercatori marini che si occupano appunto di ambiente marino, per cercare di capire come possiamo applicare questo test a delfini. Sarebbe interessante applicarlo anche a pipistrelli, animali che utilizzano il sonar, no? Definiamolo così semplicemente, quindi l'ecolocalizzazione come mezzo per comprendere la struttura dell'ambiente in cui vivono. Sarebbe davvero interessante provare a effettuare un test di autoriconoscimento in queste specie, perché non potremmo mai pensare che un pipistrello si guardi ad uno specchio e tocchi un puntino messo sulla sua fronte. Saremmo folli a credere questo, ma da questo a dire che il pipistrello non ha consapevolezza di sé ci passa un mondo, ed è la stessa cosa che è accaduta con i cani. I cani guardano lo specchio, poi lo ignorano, vanno dietro, ci fanno pipì e rientrano. Certo. Questo non significa assolutamente, come è stato interpretato inizialmente, che i canidi in generale non hanno conoscenza di sé. Anche con molta fretta. Tu nel tuo articolo parli di una specie di formica che ha superato il test dello specchio, giusto?
Sì, ci sono adesso sempre più esperimenti fatti con pesci, con Sì, insetti, ovviamente è interessantissimo, no? È un aspetto interessante. Il problema è che molti di questi esperimenti poi sono preliminari, nel senso che utilizzano, come era un po' il nostro studio sui cani inizialmente, che poi abbiamo evoluto in quello sui lupi, ovviamente all'inizio è tutta una proposta innovativa, quindi spesso vengono criticati, spesso sono stati criticati proprio dai propositori dei test canonici. C'è stata, ricordo, questa lunga revisione degli studi precedenti fatta proprio da Gallup e Anderson, che avevano proposto il test dello specchio, in cui praticamente definivano tutti gli altri test non fatti in maniera canonica come quelli da loro svolti, dei test falliti. Questo, diciamo, è un atteggiamento non sempre utile alla scienza, perché certamente è necessario migliorare gli esperimenti, è necessario rivederli, ragionarci su, però definire tutto ciò che non è ortodosso appunto come un fallimento, e questo delle formiche ad esempio, quello dei pesci, ci sono state delle gazze, dei ragni anche. Ragni, è stato sottoposto a varie specie. Effettivamente, ad esempio, immaginiamo una formica, un ragno ha degli arti in grado di poter toccare un punto. Il problema nei confronti dei ragni, ad esempio, è che non sappiamo innanzitutto con quale occhio si guardano, perché ne hanno tanti, e quindi capire con quale senso, anche se fosse soltanto quello visivo, ma con quale di questi organi visivi si stia ammirando lo specchio, diventa molto, molto difficile. Per questo è necessario davvero ragionare con la mente degli altri e quindi provare ad entrare. È uno sforzo notevole, ma non lo si può fare se si continua a pensare in maniera canonica. Sì. In chiusura, una domanda sui sogni, ovvero c'è una relazione secondo te tra la capacità di sognare e la coscienza? Cioè chi non ha coscienza può sognare, ovviamente dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza. Sì, questo aspetto è davvero interessante, ci sono molti gruppi di ricerca che stanno cercando di far luce su questo, ci sono filosofi della scienza che cercano da sempre di comprendere l'importanza dei sogni, psicologi, a partire da Freud, ma poi tutta una lunga schiera, Jung, che hanno cercato di capire, no, l'importanza del sogno. Quello che noi possiamo, e quello che è anche il mio punto di vista, se certamente c'è la capacità di astrarre un'immagine nella propria mente e quindi di creare qualcosa che sia fuori da se stesso, che non sia direttamente collegata alla percezione del mondo, muovendoci un po' da allontanandoci, direi, ed è proprio il caso di allontanarsi da quella scuola di pensiero behaviorista alla Pavlov, suono la campanella e capisci che c'è da mangiare. Non è input-output, c'è qualcosa in mezzo, e quel qualcosa in mezzo è una capacità di ragionare. È capitato a molti, credo insomma quasi a tutti gli amici dei cani, di guardare il proprio cane dormire e accorgersi che sta correndo o che sta abbaiando o che sta sognando di fare qualcosa. Quel sognare di fare qualcosa è certamente un segnale del fatto che il cane in quel momento stia immaginando, anche se fosse soltanto inconsciamente, una scena della propria vita o qualcosa che lo circonda. Quindi ecco, la risposta potrebbe essere un sì, nel senso, la capacità di sognare è molto probabilmente una conferma della coscienza di se stessi, perché è molto difficile poter sognare e quindi astrarre delle immagini se non si sa nemmeno chi è se stesso, no? Quindi è importante, questo è un po' quello che con i test, con i cani, con i lupi abbiamo cercato di capire. Sono in grado di distinguere nettamente chi sono io da chi sono gli altri, e questo sembrerebbe di sì. Che poi questo fornirebbe risposte e prove anche su un concetto di empatia degli animali, ma se vuoi questo lo approfondiamo in un'altra puntata. Sì, con piacere, certamente, questo apre poi innumerevoli spiragli di discussione, quindi con piacere. Grazie mille Roberto. Grazie a te e buon lavoro.